Quante volte ci è capitato di dover realizzare uno sfondo con una prospettiva per i nostri fumetti, le nostre illustrazioni? A me personalmente è capitato tantissime volte e sono sempre stata abbastanza in difficoltà perché diciamo che non sono proprio bravissima con la prospettiva, però fortunatamente ad oggi ci sono degli strumenti che possono aiutarci molto, facilitarci il lavoro e rendercelo molto più rapido, molto più fluido. Ovviamente dobbiamo sempre avere delle conoscenze pregresse di prospettiva, dobbiamo sapere come funziona, perché se non sai come funziona una cosa non puoi ovviamente realizzarla, disegnarla. Però grazie soltanto all'utilizzo di un semplice iPad possiamo tranquillamente creare una fantastica prospettiva in poco tempo grazie agli strumenti che ci mette a disposizione. Quindi vediamo come si fa. Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fumettista umoristica e una graphic designer e oggi vi mostrerò come realizzare una buona prospettiva utilizzando l'iPad. In particolare andremo ad utilizzare il programma Procreate. Sicuramente lo conoscete tutti, ma per chi non lo conoscesse, Procreate è un programma specifico per iPad che è stato realizzato per l'illustrazione. Adesso fa anche animazione, comunque in generale è nato per l'illustrazione. Ne ho già parlato in altri video, ma diciamo che Procreate non è al 100% ottimo per la realizzazione di fumetti, ma comunque è un ottimo strumento che si può utilizzare in combo con altri programmi come Photoshop o Clip Studio per realizzare appunto i nostri fumetti. Purtroppo non è gratuito, ma costa veramente poco, cioè si tratta davvero di 15 euro e poi lo avrete a disposizione per sempre, perciò io comunque vi consiglio l'acquisto se avete un iPad e cercate un programma per poter disegnare, e ci mette a disposizione queste fantastiche griglie per la prospettiva, che sono una cosa veramente spaziale e che gli altri programmi non hanno, quindi veramente ci aiuta molto. Adesso prendiamo l'iPad e vediamo un attimo come si fa. Ok, allora siamo sul nostro iPad, abbiamo una nuova tavola da disegno, una tavola a tutto schermo. Cominciamo a vedere quali sono le griglie che ci mette a disposizione Procreate. Clicchiamo sulla chiave inglese, su tela, ci siamo già, e poi attiviamo guida disegno. Come vedete è successo qualcosa, ovvero è apparsa una griglia all'interno del nostro foglio. Ovviamente una griglia invisibile, cioè se noi andassimo adesso a stampare quello che c'è su questo foglio, il foglio sarebbe bianco, non ci sarebbe nessuna griglia. Praticamente se io provassi a fare delle linee a mano libera, come vedete non uscirebbero precisissime perché comunque la mia mano non è così tanto precisa. Dovrei fare una linea, poi tenere premuto e andare a spostare la linea per renderla più dritta possibile. Invece, se vado sul mio livello, lo clicco e attivo assistenza disegno, ecco che non dovrò fare nessuno sforzo per creare linee dritte, perché con l'assistenza disegno praticamente quello che io andrò a fare sulla tavola di disegno seguirà perfettamente la griglia che ho attivato, in questo caso una semplice griglia a quadretti, quindi che mi permetterà di fare linee dritte e linee orizzontali. Ovviamente non mi permetterà di farle diagonali, perché non ci sono linee diagonali all'interno di questa griglia. Se invece ovviamente la vado a disattivare, allora sì, posso fare anche le linee diagonali. Cancelliamo questo, torniamo di nuovo sulla chiave inglese e vediamo che dopo aver attivato guida disegno si è attivata un'altra voce, ovvero modifica guida disegno. Ok, da qui ci si aprono diverse possibilità interessanti. Intanto si può decidere l'opacità della nostra griglia, quindi se renderla più visibile o meno visibile. Questo appunto è solo per una nostra comodità mentre stiamo disegnando, perché magari una griglia troppo presente ci può dare fastidio. Possiamo decidere lo spessore delle linee, quindi più sottili, più spesse, la dimensione della griglia, quanto sono piccoli i quadretti. E appunto sempre attivare, adesso non lo vedete perché sta dietro la mia faccia, però c'è sempre un'opzione per attivare il disegno assistito, che poi ovviamente potete mettere, togliere anche dal livello. Poi però qui ci permette anche di cambiare il tipo di griglia che vogliamo utilizzare, c'è per esempio la griglia isometrica, che come vedete è fatta poi appositamente per le linee diagonali. Si può utilizzare per l'isometria, proviamo, quindi facciamo fine, prendiamo sul nostro livello, attiviamo l'assistenza disegno e proviamo a fare magari, ecco qua, un disegno in isometria per esempio, quindi che potrebbe essere in questo modo. Poi ovviamente ci saranno le linee tratteggiate che sono la parte diciamo nascosta
e non quella visibile, perché ovviamente in questo caso stiamo facendo un solido, quindi in 3 dimensioni. E ecco qua, questa è un'isometria molto semplice, vabbè, proprio da idioti, però ok. Come abbiamo visto anche prima, ovviamente tutte le opzioni sono le stesse, quindi vediamo quanto è opaca la griglia, quanto è spessa, la dimensione e così via. Andiamo avanti perché la prossima opzione è proprio quella per la prospettiva. Allora intanto cancelliamo qui questo livello così non ci confondiamo e torniamo appunto sulla nostra modifica della griglia. Abbiamo attivato la funzione prospettiva. Questa è la funzione che ci interessa. Praticamente ci permette di posizionare dei punti di fuga all'interno del nostro disegno. I punti di fuga sono praticamente i punti da cui faremo partire le linee che ci permettono di creare la nostra prospettiva. Qui appunto bisogna avere qualche conoscenza della prospettiva perché altrimenti si fa poco e niente, però comunque diciamo che a grandi linee possiamo avere al massimo 3 punti di fuga, quindi per fare una prospettiva dalla più semplice alla più complessa. Un punto di fuga, semplicemente facciamo un clic ed ecco qui che ci sono partite tutte le linee che ci aiuterebbero a fare una prospettiva. In questo caso potrebbe essere una prospettiva centrale, quindi ci mettiamo perfettamente al centro del foglio ed ecco un solo punto di fuga, quindi abbastanza semplice. Proviamo per esempio a pensare ad una stanza, qui potrebbe esserci il pavimento, ecco qui, quindi vedete una prospettiva molto centrale. Qui abbiamo le pareti che vanno verso l'alto, poi si deciderà quanto sarà alto il tetto magari, ed ecco qua. E qui diciamo abbiamo un po' la nostra stanza, la nostra scatola all'interno della quale potremo mettere poi tutto quello che vogliamo. Per esempio vogliamo posizionare un quadro qui sulla parete e posizioniamo un quadro, ovviamente. Praticamente seguire queste linee ci aiuta tantissimo perché comunque non dobbiamo fare nessuno sforzo per capire come andrebbe posizionato un elemento all'interno della nostra stanza. L'iPad ci aiuta tantissimo. Qui per esempio ci possiamo mettere un armadio, noi dobbiamo più che altro decidere quanto sarà grande questo armadio, però poi ecco qua che diventa tutto estremamente semplice. A 2 ante, magari qui ci facciamo dei cassetti, un letto in questo caso potrebbe essere proprio centrale, però bisognerebbe fare attenzione a non farlo stare proprio rasoterra. Ecco, vedete qui poi vengono alla luce le conoscenze che potete avere sulla prospettiva, perché non basta soltanto avere una griglia che ti aiuta per fare un disegno fatto bene, devi anche conoscere quello che stai facendo. Proviamo a cambiare tipo di prospettiva, quindi cancelliamo qui, riandiamo su modifica guida disegno e questa volta mettiamo 2 punti di fuga. Questo punto di fuga che abbiamo già creato ovviamente lo possiamo spostare, perché prima l'abbiamo fatto centrale e va bene, ma potremmo anche fare una cosa del genere, quindi con una prospettiva che va più sulla destra oppure più sulla sinistra, o magari che parte dall'alto, dipende dal tipo di disegno che vogliamo fare naturalmente. Oppure appunto possiamo utilizzare 2 punti di fuga. Di solito si piazzano su una stessa linea, ovviamente, quindi uno a sinistra, facciamo clic a destra ed ecco che abbiamo un secondo punto di fuga. Già la linea centrale comunque è praticamente la nostra linea visiva, proprio il nostro centro, quindi se questa fosse una stanza potremmo già considerare che la linea blu centrale è appunto il centro della stanza, la parte di sotto, la griglia di sotto è il pavimento e la griglia di sopra è il soffitto, per esempio, e possiamo aumentare o diminuire il tipo di griglia e questo sempre dipende dal tipo di disegno che vogliamo fare, da quanto vogliamo che la nostra prospettiva sia accentuata. Di nuovo facciamo una prova in questo caso e vediamo per esempio appunto proviamo a fare un esempio di armadio. Ovviamente qui le cose sono un po' diverse. Decidiamo quanto è profondo il nostro armadio
poi ci mettiamo appunto sempre i nostri cassetti, tutti belli, precisi, che bello. È così soddisfacente fare le cose senza doverci pensare troppo, senza stare lì ad impazzire con le linee dritte, perché te le fa lui, cioè bellissimo. Qui si può mettere un manico con cui si andrà ad aprire il cassetto. Ed ecco qua, in 2 secondi abbiamo fatto un armadio. Poi ovviamente c'è il terzo punto di fuga. Di solito questo terzo punto di fuga lo potremmo usare mettendolo in alto o in basso. Si può utilizzare quindi per fare magari delle prospettive che sono un po' distorte, diciamo, quindi non sono proprio delle prospettive precisine, magari le potremmo utilizzare, che ne so, per fare qualche disegno un po' più in stile horror, che magari hanno un forte significato emotivo e quindi noi portiamo questa emotività anche all'interno del disegno. Per esempio appunto si può mettere in basso, ecco qui abbiamo il nostro terzo punto di fuga, e proviamo appunto a fare qualcosa. Questa potrebbe essere la nostra stanza. Vedete che già comunque appare un pochino distorta. Qui ci mettiamo il soffitto in questo modo, ok, queste sono le pareti che porteranno al soffitto e va bene, diciamo che questa qui è la nostra stanza. Poi all'interno ci mettiamo sempre il nostro bell'armadio in questo modo qui. Chiaramente poi appunto io adesso sto facendo le cose estremamente velocemente, poi è chiaro che non ci vogliono in realtà 2 secondi anche con questi strumenti a fare una prospettiva, perché bisogna rivederla bene, essere precisi, cancellare tutti gli errori e così via. Ci mettiamo sempre i cassetti. È distorta, no? È una prospettiva ovviamente molto distorta. Accentuando poi o diminuendo il terzo punto di fuga, quindi la sua vicinanza al foglio, possiamo accentuare o diminuire la distorsione per l'appunto. Qui magari si potrebbe mettere un letto che poi andrà reso un po' più lettoso, diciamo. Quindi appunto magari si toglierà l'assistenza disegno per rendere la coperta che cade più morbida. Ci mettiamo poi magari anche un bel cuscino. La coperta qui che cade in qualche modo, quindi in questo caso si può aggiungere poi un quadro qui sopra il letto. E vedete, la griglia ci aiuta anche a capire quale potrebbe essere una profondità dell'oggetto che stiamo realizzando. Poi una volta che vogliamo vedere un po' come sta procedendo, magari se vediamo che comunque la griglia ci dà fastidio, basta semplicemente disattivare guida disegno e così possiamo vedere come sta uscendo il disegno, magari metterci anche a cancellare insomma. Spero che più o meno si stia capendo come funziona e quanto è comoda come funzionalità del programma. Per concludere il video magari vi metterei un bel time lapse, un bello speed drawing di un disegno che posso realizzare in prospettiva, che poi utilizzeremo anche per la copertina ovviamente. Se volete degli approfondimenti di qualche tipo, se non sono stata abbastanza chiara o se comunque in generale questi argomenti vi interessano e avete delle domande su cui approfondire, allora semplicemente scrivetemele qui sotto nei commenti, lasciatemi un like e niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!